In questo video ti mostrerò quello che chiamo l'esercizio definitivo di tecnica per la chitarra. L'ho elaborato proprio per concentrare in un unico esercizio tanti aspetti di fondamentale importanza che ora ti spiego. L'esercizio ci permette di lavorare su postura, rilassamento, stretching, agilità, precisione dei movimenti, la posizione delle falangi a martelletto, il movimento sincrono delle dita sulla tastiera, il potenziamento delle dita più deboli, la sincronizzazione tra le mani e, a seconda della tecnica che vogliamo utilizzare, sviluppo del legato, con la possibilità di espandere il discorso alla pennata alternata e alla pennata ibrida. Se lo eseguirai con il suono distorto, svilupperai un'incredibile capacità di muting. È forte, eh? Come ti ho detto, si tratta di un esercizio definitivo e credimi, è veramente potente. È perfetto anche come riscaldamento per mantenere la tecnica con 5-10 minuti al giorno nei periodi di vacanza o in cui non si può suonare. Partiamo dal concetto dei super esercizi che da sempre consiglio ai miei studenti, che ho inserito nel mio manuale Tecnica Razionale, così come nei corsi base e intermedi del laboratorio musicale Varini e Guitar Tribe. Ma perché è così potente questo esercizio? Perché usiamo l'andata e il ritorno contemporaneamente su corde agli estremi, avvicinando e poi allontanando di nuovo la diteggiatura. Ora te lo mostro. Questo esercizio potrà far parte della tua routine giornaliera o, come ti ho detto poco fa, sarà perfetto anche quando sei in vacanza o se fai un lavoro che ti prende molto tempo e puoi dedicare solo pochi minuti allo strumento. Ecco l'esercizio. Micidiale? Vediamo come sviluppare le abilità per eseguirlo. Inizia suonando la combinazione 1, 2, 3, 4 sul cantino e muoviti verso il Mi basso. Ti fornisco in descrizione il link per il PDF della tablatura e il file di Guitar Pro, ma l'importante è che tu capisca prima di tutto la logica. Visual Note ci aiuta a capire questa logica. Segui il LED rosso che è associato al dito indice. LED rosso, dito indice, combinazione 1, 2, 3, 4, solleviamo le dita per prepararci all'esercizio. Eccoci qua. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sulle dita, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poi suona la combinazione contraria, 4, 3, 2, 1, partendo dal Mi basso e spostandoti attraverso le corde fino al cantino. Questa volta seguiamo il LED giallo su Visual Note che indica il mignolo. Giallo, 4. Giallo. Anche qui alziamo bene le dita che ci prepariamo a fare il movimento sincrono. Esegui questi esercizi alcune volte, a un BPM a te agevole, per fare una sorta di riscaldamento, visto che poi saranno richieste delle aperture che è meglio fare a mano calda. E iniziamo proprio subito. Ora facciamo il movimento sincrono. Dito 1 sul cantino, 4 sul basso, 2 sul cantino, 3 sul basso, incrociamo 3 sul cantino, 2 sul basso, fino ad arrivare 4 sul cantino e 1 sul basso. In questa parte, che è la più estrema, focalizziamo la postura soprattutto del pollice, il relax o relax della posizione, della spalla e delle varie curve che vengono a crearsi. Non ci devono essere tensioni. Contemporaneamente lavoriamo sull'apertura della mano con un conseguente stretching. In questa fase puoi suonare con la tecnica plettrodita chiamata hybrid picking o pennata ibrida, oppure con 2 dita, ad esempio pollice e indice, o meglio ancora pollice e anulare. Esegui questo movimento più volte per memorizzare il punto di volta. Parti da 1 e 4, vedi che già è bella aperta, devi stare attento o attenta di non avere delle tensioni. Questo è il punto di volta, quando hai 2 e 3 che diventano 3 e 2, se consideriamo partendo dal cantino, ok? Questo, prova questa articolazione, io uso plettro e dita, Esercitati su questa parte.
far andare giù insieme le dita. E lo fai un po' di volte e se vuoi piano piano acceleri. Ora l'esercizio si sposta di una corda e quindi ciò che abbiamo fatto sul cantino viene eseguito sulla seconda corda e quello eseguito sulla sesta, sulla quinta. Possiamo anche dire che restringiamo l'estensione, la distanza tra le dita, l'esercizio quindi si semplifica. Anche in questo caso lo eseguiamo alcune volte. La difficoltà è sempre qui, in questo scambio 2-3-3-2. Ok? Puoi farlo anche al contrario, così ti prepari per quello che sarà il ritorno. Arriviamo a due corde adiacenti che sono la terza e la quarta e qui poi nasce la difficoltà nello scambiare per il prossimo blocco di corde la diteggiatura. Per ben 2 volte coinvolgiamo le corde 3 e 4, ma la prima volta usiamo 1-2-3-4 sulla terza e 4-3-2-1 sulla quarta, scambiando poi i ruoli nel set successivo dove suoneremo 1-2-3-4 sulla quarta e 4-3-2-1 sulla terza. Poi, come logico e prevedibile, proseguiamo fino al cantino con 4-3-2-1 e verso il basso con 1-2-3-4. Vediamo. Vedi che abbiamo indice sulla 3, mignolo sulla 4 e facciamo per poi tornare. In questo caso non è un ritorno, è che questo poi si sposta qui e questo si sposta qui, giusto come incrocio. Quindi abbiamo comunque hai la trascrizione. Prima di pensare alla velocità, devi cercare di memorizzare il percorso logico di questo esercizio. Per alcuni di noi è molto semplice, per altri è più difficile, ma resta comunque impegnativo, facendoci lavorare anche sulla parte di memoria. Ora parliamo delle tecniche di esecuzione. Plettro e dita, che ho usato fino adesso, pennata alternata e legato, in questo caso solo hammer-on. Ricordati di usare sempre il metronomo, pensando in semi minime o crome o semicrome, come vuoi e come ti trovi meglio. L'importante è che la velocità sia costante e che tu riesca a eseguire qualsiasi combinazione alla medesima velocità. Ma prima di passare a vedere i tipi di esecuzione, quindi pennata ibrida, alternata interna ed esterna e legato, voglio ricordarti, se non sei iscritto o iscritta al mio canale, di iscriverti e attivare le notifiche di nuovi video. In descrizione ti lascio il link al mio sito per scaricare il PDF e il file di Guitar Pro che ti permetterà di rallentare la guida per esercitarti. Ovviamente se non sei iscritto o iscritta sappi che non ci sono fregature, è gratuito e potrai vedere il corso lezioni YouTube in cui ho messo altre lezioni e altre trascrizioni. Se ti va poi iscriviti alla mia newsletter per nuove lezioni e aggiornamenti. Poi sul mio canale YouTube trovi circa 2000 video ed è raro che io non abbia affrontato un argomento che magari stai cercando. Se poi hai Visual Note Premium potrai caricare il file sull'app di Visual Note e vedere l'esercizio chiaramente direttamente sulla tastiera della chitarra come ho fatto io. L'ho preparato per te con le diteggiature indicate e con la batteria che ti accompagna, che è sicuramente più divertente rispetto ad un assettico metronomo. Vediamo l'esecuzione con pennata ibrida. Allora, ti posizioni con 1 e 4 e mentre tieni il plettro sulla 6 e l'anulare o il medio a tua discrezione sul cantino, cerchi di avere questo movimento bello sincrono che non deve essere o ma, ok? E poi ti muovi tra le corde 1 e 6, 2 e 5. Io qui ho il punto di switch dove passo sul medio, ok? Passando a vedere la pennata alternata, dobbiamo invece cambiare l'esercizio. Se noi vogliamo fare la pennata alternata, per forza dobbiamo suonarli in 2 tempi diversi. Quindi vediamo questa cosa. Prima di tutto suoniamo con la pennata alternata, ma esterna. Esterna significa che tra una corda e l'altra ci muoviamo all'esterno di esse. Cioè questa su, giù e pennata alternata esterna. Pennata interna sarebbe questa, giù, su, quindi all'interno del movimento dell'alternata. Il mio consiglio è esterna. Proseguiamo. Perché c'è una difficoltà qua.
perché qui adesso è questo l'1, quindi dobbiamo suonare 2 volte questa nota, cioè ok, quindi vedi che ribattiamo 2 volte e invertiamo l'ordine, quindi siamo arrivati qui. Quindi il nostro set 1, 2, 3, 4 comincia con pennata in giù. E di nuovo. Ok, eccoci qua. Per quanto riguarda il legato, ci addentriamo in un argomento, applicato a questo esercizio, estremamente difficile e quindi porterà grandi benefici se affrontato con il giusto spirito. Non dobbiamo abbatterci se ci sembra troppo difficile e se non ci riesce in breve tempo. Dobbiamo infatti fare un movimento perfettamente sincrono in hammer-on per far suonare note posizionate su corde diverse. Roba difficile. E quindi come affrontare lo studio del legato applicato a questo esercizio? Manteniamo questa inquadratura sulla mano sinistra perché la destra non la sto utilizzando. Allora, inizia col dito 1 a fare questo hammer-on e pull-off, cercando che il pull-off non faccia suonare la corda a vuoto, ok? Senti, non questo, ma se si sente appena appena va bene, ma non deve sentirsi troppo. Bene, poi fai la stessa cosa col dito 2, che significa hammer on, e quando lo tiri via, che non è un pull off nel senso di pull off tecnico per far suonare la nota precedente, ma è un sollevare il dito e stoppare la corda, ok? Quindi non lo togli in questo modo, ma se suona appena appena non succede niente. Il 3, il 4, stessa cosa qui, siamo sulla corda del Si e poi dall'altra parte abbiamo, noterai che sulle corde più gravi suona meglio, ok? Cioè suona meglio, suona più facilmente. Adesso questa prima l'ho suonata poco, scusami. In questo caso vedi che il dito a martelletto è di fondamentale importanza, perché se noi facciamo questo facciamo dei bicordi. Invece vedi il mignolo, e lo vediamo bene, è a martelletto. Vedi, l'ultima falange si piega e ci permette di suonare solo questa corda, quindi puoi fare anche questo per sviluppare, come ti dicevo all'inizio, le dita deboli. Stessa cosa col 3, bello a martelletto, non ma martelletto, martelletto. Stessa cosa per gli altri, quindi abbiamo dall'altra parte. Ok, ora andiamo a farlo insieme. Iniziamo posizionando il dito 1 e il dito 4 su prima e sesta corda, e questo già è un movimento molto aperto, anche se il più estremo è questo o questo, ok? Bene, e per fare questo dobbiamo tenere il pollice nella posizione corretta e avere un bel relax del braccio e non fare angoli strani, altrimenti ci affatichiamo e non riusciamo a fare il movimento fatto bene. Quello che ci interessa ora è il movimento sincrono, ok? Tanto questa nota suonerà sempre più forte di questa, ok? Anche qui questa nota suonerà sempre più forte di questa, così come questa. Ma qua riusciamo meglio, perché? Perché queste due dita, che a questo punto sono prima del dito 3, ci danno la forza di suonare il cantino forte, come in questo caso il mignolo. Quello che ci interessa è non fare questo, ma bello sincrono, ok? E questo si fa fatica a farlo sentire. Perché? Perché mentre noi spingiamo qui facciamo fatica, ma l'importante è che il movimento sia sincrono. Poi ci spostiamo sopra. Potrebbe essere che una nota ti suoni meno, non interessa. Non è questo l'esercizio definitivo, ok? Quello che ci interessa è questa sincronia.
Puoi fare con la mano un po' di muting, ok? Con questa, tipo sulle corde vicine, vedi se fai così e così. Ti permette di non sentire le altre note in questo caso, così. Senti quanto sporco in termine sonoro? Eccoci qua, quasi al termine di questa lezione. Come hai potuto osservare, abbiamo lavorato sulla postura, sul rilassamento, lo stretching, l'agilità, la precisione dei movimenti, la posizione delle falangi a martelletto, il movimento sincrono delle dita sulla tastiera, al potenziamento delle dita più deboli, alla sincronizzazione tra le mani, quando abbiamo visto la hybrid picking, la pennata ibrida, e ora, nel caso tu abbia Visual Note, voglio darti un paio di indicazioni aggiuntive per effettuare con più facilità questo esercizio. Nell'app Visual Note c'è una funzione dedicata agli utenti premium molto comoda e si chiama Suona le tue tabs. Che cosa si fa con Suona le tue tabs? Lascio in descrizione il link al mio sito. A quel link si può scaricare il PDF della trascrizione dell'esercizio e il file Guitar Pro, che si può utilizzare su Guitar Pro, ma si può utilizzare per caricarlo in questa parte dell'app Suona le tue tabs. Allora, io in questo caso adesso l'ho chiamata Title, con grande fantasia. Ho preparato per te la trascrizione di questo esercizio indicando anche le dita, quindi il colore dall'indice in rosso fino al mignolo in giallo, mettendo anche un drum kit. Quindi parte l'esercizio con una misura di count in e parte anche una batteria, ok? Allora noi adesso vediamo sul Visual Note che si accendono i LED, posso disabilitare il drum kit, potrei disabilitare la chitarra, ma è giusto per mostrarvi le funzioni. Posso vedere la tab, che è la stessa che trovi trascritta nel PDF, posso avere la visualizzazione neck, che così lo schematizza velocemente, posso vedere il flow, estremamente comodo perché vedo la pallina rimbalzare a tempo vedendo tutto l'esercizio. Ok, ci sono altre cose molto comode di questa app che mi permettono di fare il loop dell'esercizio in modo da potermi esercitare di continuo o esercitarmi soltanto su una porzione delle misure. Quindi metto on e invece che tutto l'esercizio do dall'1 alla 3 o dalla 2 alla 3, ciò che voglio fare, dalla 2 alla 3, esempio. Poi ho il metronomo che posso abilitare, nel caso io voglia disabilitare la batteria, e ovviamente modificare il BPM. Quindi da qui posso veramente ricevere un grande aiuto, oltre a vedere le note sulla tastiera. Io consiglio sempre di utilizzare bene le orecchie, che fanno bene. Ora, che cosa mi resta da dirti? Lasciami la tua opinione tra i commenti e torna fra un po' di tempo e fammi sapere se avrai trovato benefici utilizzando questo mega super esercizio definitivo. Ok, quindi io ti aspetto per altre lezioni e ti saluto. Ciao!